Buongiorno ragazzi, benvenuti sul canale. Siamo isolati in un posto appartato perché vi voglio raccontare i motivi della decisione che ho preso pochi giorni fa. Non era prevista, anche se comunque calcolata, ponderata. Ci ho pensato molto, ma ho deciso di vendere la multistrada V4S presa pochi mesi fa, ma col quale ho fatto tanti chilometri, in 5 mesi 12.000 chilometri, quindi sul canale ho portato tantissimi video insieme a questa moto, che è una delle moto più belle che ho mai avuto. Ragazzi, è veramente non perché voglio fare pubblicità o quant'altro, ma devo sottolineare che multistrada V4S a mio modo di vedere è una delle moto più belle mai provate, mai avute, mai vissute, e credo che sia la migliore di questo segmento crossover attualmente, per caratteristiche, per sportività, dotazione e qualità. Adesso andiamo nel dettaglio. Siamo appartati per le ultime volte. Potete immaginare comunque quanto mi dispiaccia separarmi da multistrada V4. L'ho anche addobbata e preparata a mio gusto. Ne sono davvero innamorato, ma io sono innamorato delle moto in generale, del motociclismo, e quindi mi piace cogliere le opportunità, le occasioni, valutare, e devo comunque pensare anche al mio budget, che capite bene è impegnativo, è uno sbilanciamento non indifferente prendere una moto del genere e soprattutto mantenerla. Ma quando l'ho presa sapevo benissimo che teneva benissimo il mercato, che avrei avuto in mano una sorta di assegno circolare, anche se quello che mi fa pensare è che non devo arrivare ad avere una soglia di chilometraggio superiore a un certo range. Adesso io l'ho presa usata, ovviamente aveva 20.000 km ad aprile, ne ha su 32.000 km, e quindi ho paura che superando i 40.000 km possa iniziare a perdere tanto valore, più di quello che potrei guadagnarci adesso, e riuscire a prendere una moto più recente. Ricordo che questa multistrada V4S è del 2021 e io l'ho pagata circa 21.000 euro con il 3S di valigie full optional. Veramente ha su tutto questa moto, è completissima. Quindi ho cercato in questi giorni diverse soluzioni che mi potessero permettere di approdare su una moto più nuova, con meno chilometri, con le stesse dotazioni o quasi, quindi comunque comoda per viaggiare. Mi piaceva tanto l'idea di passare a un 21 pollici, quindi inizialmente ho cercato moto come Africa Twin, che mi dava l'opportunità di avere 6 anni di garanzia e che aveva un prezzo che mi poteva permettere di cadere in piedi, cioè dare dentro questa alla pari, prendere un'Africa Twin quasi nuova, cioè o nuova o semi nuova. Ma le opzioni che ho valutato non si sono concretizzate, chiedevano differenza che insomma non era, a mio avviso non era idonea la differenza. Cioè una V4 di questa portata, pur avendo 32.000 km, è sicuramente più blasonata e ha più valore di una Africa Twin anche nuova o semi nuova. Quindi ho abbandonato quella pista dell'Africa Twin. KTM Super Adventure ne ho valutata una, ma andavo comunque a incappare in una moto simile, 160 cavalli bicilindrica, consuma tanto come questa, e questo è un altro dei motivi che mi ha spinto. Sapevo dei consumi e potevo sopperire magari un'annata, però per tutti i chilometri che faccio sarebbe più idonea una moto che ha consumi più contenuti. Ma non è tanto quello, quanto anche tutta la manutenzione, il discorso manutenzione, perché questa moto, adesso vi faccio vedere nel dettaglio,
A parte le pastiglie che devo rifare, che sono circa 200 euro di spesa, devo fare della manutenzione normale, ordinaria, che avrei dovuto fare su qualsiasi moto. A parte questo liquido dei freni, come vedete la vaschetta, qua c'è tra l'altro una bella cimice, ciao cimice, buongiorno, si è appoggiata sulla vaschetta, ma se guardate sotto la cimice, praticamente l'olio è molto nero, guardate quanto è praticamente bruciato, olio del tutto nero, e non va bene. È un difetto di progettazione, da quello che ho letto su alcuni blog, non so nel dettaglio, ma dicono che i tubi del comparto freni passino troppo vicino al motore, si scalda questo olio e praticamente diventa nero, anche se lo sostituite dopo pochi chilometri torna nero, quindi è una manutenzione in più che va considerata se prendete V4. Io sono, ripeto, contentissimo di averla presa, guidata e vissuta per questi mesi, per 12.000 km. Ho fatto tantissime cose, viaggi veramente stupendi insieme a lei, quindi sono convinto e fermo nel dirvi che questa è una moto comunque eccezionale, davvero sotto tutti i punti di vista. È una delle migliori, ragazzi, c'è poco da dirlo. Non troverò una moto così, ma troverò una moto simile con meno chilometri. Vi dicevo, Africa Twin avevo trovata una tutta chittata, pazzesca, bellissima, con 12.000 km, un po' tanti. Aveva sullo scarico completo a Krapovic, 3 borse, selle riscaldabili imbottite, fatta bene, tutta nera, bella. Che però non mi fidavo, perché con il completo a Krapovic avevano rifatto anche rimappato la centralina, perde la garanzia, quindi io andavo su Africa Twin per i consumi e per la garanzia di 6 anni e mi cadeva tutto il discorso. Quindi come vi dicevo, GS non le ho proprio valutate, perché tiene il valore in modo spaventoso. Adventure tiene il valore più di quello che pensavo, nonostante esca la 1.300. Moto GS Adventure del 2022 con pochissimi chilometri costano ancora 23-24.000, quindi 2-3.000 euro in più di questa multistrada. Inoltre devo cambiare i fianchetti, perché probabilmente ho fatto un lavaggio aggressivo e lateralmente, vedete, praticamente si è creata un po' di patina su queste plastiche, che con una semplice passata di pasta apposita mi hanno detto che viene via. Comunque da tutti e due i lati si è smangiata un po', si è cotta un po' la plastica, anche di qua, vedete, sembra proprio dovuto a un lavaggio fatto con shampoo aggressivi, e qui quindi mea culpa, vabbè, una pasta e passa tutto. Dovrei cambiare le gomme, che sono praticamente spiattellate, ci ho fatto 8.000 km e si vede lo scalino. Se guardate non sono proprio finite, ma fra 2-3.000, massimo 4.000 km vanno sostituite, quindi diciamo che ho una spesa complessiva di manutenzione che si aggira intorno ai 1.000 euro, perché devo fare anche catena, corona e pignone, come vedete. Quindi 300 euro più o meno catena, corona e pignone, 350-400 le gomme, cambio olio del comparto freni, non lo so in Ducati cosa chiedano, ma almeno 200-300 euro penso che partano, e pastiglie, quindi superiamo i 1.000 euro come ridere. Quindi cosa vuol dire, ragazzi? Tutto sto pippone per dire che questi 1.000 euro di manutenzione io ho pensato, perché non investirli in una moto più recente? Quindi quali erano le papabili possibilità? Mi sono detto tantissime, perché con una multistrada V4 sicuramente hai tantissima scelta sul mercato di questo segmento. Addirittura per un momento ho pensato di prenderne 2, quindi magari una Touareg e una Naked, poi mi sono rinsavito e ho optato per una moto dello stesso segmento, ma potevo svariare su diversi marchi, diverse moto con dotazioni fantastiche, all'altezza di multistrada ce n'è poche, però sicuramente si scende di livello un gradino, però avrò una moto più nuova. E ho valutato una KTM Super 1290 Super Duke Adventure S, che però rimaneva molto simile alla mia attuale multistrada, 160 cavalli, certo bicilindrica, interessante, però non mi convince tanto la linea, questo serbatoio basso
deve colpire anche la moto, quindi cioè, personalmente preferivo la R, molto più col 21, molto più bella, magari bianca, quella sì che mi sarebbe piaciuta. Ma ragazzi, la mia scelta è ricaduta su Tiger 1200 Rally Pro, ragazzi. Ne ho trovata una del 2022, semi nuova, a su 5000 km, me la danno praticamente alla pari quasi, perché pago il passaggio di proprietà. Ho comprato una sella ribassata perché io sono 1,75 m ed è una moto molto alta, ha la sella diciamo nella modalità più bassa a 87,5, e ho dovuto per forza comprare la sella ribassata a 85,5. Moto, ragazzi, particolare, 3 cilindri, non ho mai avuto una Triumph, e quindi le ho provate sì nei test ride. Anche la stessa Tiger l'ho provata, la versione GT, e quando l'ho provato io guardavo la rally e già, ragazzi, mi aveva colpito tantissimo. Uno, perché il 3 cilindri è un motore che io adoro, 2 perché è l'unica 21 pollici ad avere la trasmissione a cardano, e 3 perché ha 4 anni di garanzia, 5000 km, quindi mi toglie diversi pensieri. Consumerà lievemente meno perché comunque ha 150 cavalli, ma sicuramente consuma meno della V4S che ne ha 170. 130 Nm di coppia, buona capacità di ospitare il passeggero, tris di borse inclusi, selle riscaldabili, manopole riscaldabili, ha l'assistenza di partenza in salita, luci cornering, elettronica diciamo di ultima generazione, quindi ABS cornering e tutto quanto. Quello che ha anche multistrada. Mancano all'appello i radar che qui avevo, sia posteriore che anteriore, mentre sulla Rally Pro non sono previsti. Però, ragazzi, è una moto che mi ha catturato, mi ha colpito. Io quando l'ho vista mi dà proprio la sensazione di una vera adventure, e appunto queste caratteristiche che sono il cardano, che sono il 21 pollici, e il colore, la colorazione è verde English, quel verde bottiglia un po' veramente un po' adventure, mi dà quella sensazione lì, ragazzi. Mi è piaciuta da subito e mi ha convinto esteticamente, mi ha convinto nella sostanza. Spero che mi regali soddisfazioni. Di certo, insieme a questa multistrada V4 ne ho fatte delle belle. Giro della Sardegna 360, ragazzi. Vedrete sul canale continueranno a uscire, ho pronti una quindicina di video sulla Sardegna che usciranno da qui a dicembre, che avevo girato e diviso giorno per giorno, proprio per dare la possibilità a voi di guardare i video per tutto l'inverno, che magari si viaggia di meno. E quindi continuerete a vedere video della V4S per tutto l'inverno, alternati magari a video dove mi vedrete sulla nuova Tiger 1200 Rally Pro. E ragazzi, vado a prenderla penso fra un paio di settimane. Ho firmato ieri il contratto, e come vi dicevo è uno scambio quasi alla pari. Ho pagato la sella al passaggio e 300 euro diciamo di differenza da questa. Sicuramente la concessionaria che me l'ha valutata di più, perché mi danno a torta finita 19.300 euro di questa moto che ho pagato 21.000 euro 12.000 km fa. Quindi a livello di ammortamento non potevo chiedere di meglio. Vado a prendere con il giusto prezzo una moto con la giusta dotazione, la giusta potenza, il design che a me piace e che spero piaccia anche a tanti di voi, e poi vi racconterò insomma come saranno le prime impressioni. Faremo strada con la nuova Tiger. Ditemi anche voi cosa avreste fatto al mio posto, al posto di una V4, cosa magari avreste optato di scegliere come moto di questo segmento. Ovviamente col 21 avrei preferito, perché appunto non ho mai avuto una moto col 21 anteriore, non ho mai avuto una moto col cardano, e è la mia 11ª moto in 20 anni, quindi capite che è proprio la mia filosofia di approccio al mondo delle moto. Io fin da giovane ho sempre viaggiato tantissimo in moto. Viaggiare in moto è un concetto che quando si prova poi, per alcuni perlomeno, non per tutti, apre degli orizzonti fantastici, ti dà un'emozione davvero bellissima.
però è dispendiosa, e quindi bisogna fare di necessità virtù e cercare di trovare le opportunità migliori per continuare a farlo senza svenarsi, senza spendere tanto, perché come sapete è una passione molto molto costosa, ma sicuramente bellissima. La scelta di Tiger 1200 Rally Pro mi ha convinto per estetica, mi ha convinto per il cardano abbinato al 21 anteriore e il 18 posteriore, quindi una buona capacità anche di arrivare a fare strade sterrate senza preoccupazione, nonostante il peso, ovviamente strade percorribili, non si va a fare le mulattiere, però una buona moto con 22 cm di escursione, di forcella anteriore e di monobraccio posteriore. Il cardano non ha manutenzione, quindi considerate almeno una spesa per tutti i chilometri che faccio di 300 euro annui di risparmio, perché il cardano di solito viaggia con la vita della moto, non si ha particolare manutenzione, ovviamente, a meno che salvo problemi tecnici, ma c'è la garanzia di 4 anni che offre Triumph. Poi mi ha convinto per abitabilità, perché comunque è una moto comoda in due. Le dotazioni che offriva questa moto, il 3 valigie e tutti gli optional che ho su questa V4 e che tornerò ad avere sulla Tiger. Sono abbastanza convinto, spero di non pentirmene, ma è una scelta quasi obbligata se non voglio perdere tanto denaro, perché ho pensato, se tengo questa moto per vita natural durante, sicuramente vado a perdere 20.000 euro, magari mi può durare per la strada che faccio anche 7-8 anni, ma butto via 20.000 euro. Invece così facendo, con i soldi della manutenzione che vado a fare di qua, compro una moto recentissima con 5.000 km che poi nel tempo valuterò se sostituire. Come sapete, io per esigenza devo tenere la moto aggiornata, nuova, con pochi chilometri, mi conviene. Insomma, non è che sono uno che si affeziona poco alle moto, anzi io le moto, ripeto, le amo tutte, e sono comunque contento di salire a bordo di una moto diversa, che poi andremo a scoprire nelle sue caratteristiche, nei suoi pregi e nei suoi difetti. Quindi ragazzi, vi rimando ai prossimi video. Nei prossimi giorni, vi ripeto, vedrete tanti video ancora con multistrada V4S meravigliosi in giro per la Sardegna e non solo, perché in questi giorni la continuerò a usare, farò gli ultimi video, gli ultimi giri insieme a questo splendore di Ducati, questa meraviglia di tecnologia che, ripeto, ad oggi secondo me resta la migliore, col 19 anteriore. È proprio una gran moto, ragazzi, quindi io che l'ho avuta la consiglio. Sicuramente dispendiosa, ma questo si sa quando si va a comprare Ducati, però tanta emozione così l'ho ricevuta da poche moto. Forse è la moto più bella che io abbia mai avuto, insieme a MV Agusta F4 R del 2011, e anche quella ai tempi mi faceva impazzire, ma questa è altrettanto stata una compagna d'amore, d'avventura davvero memorabile, che mi ricorderò per sempre.